The Show. Esiste un luogo in cui ogni anno 400.000 persone da ogni angolo del pianeta pagano migliaia di euro per vivere qualche giorno in un mondo migliore di quello vero. E noi ci siamo entrati per scoprire se ci viene nascosto qualcosa. È Tomorrowland, la terra del futuro. 120 ettari di costruzioni fiabesche, solo gente sexy, amore e tanto, tanto divertimento. E no, non è un sogno. Questo luogo esiste davvero ed è in Belgio, a Boom, un minuscolo paesino di 7.000 abitanti a 30 km da Bruxelles. Qui è dove ogni anno si svolge il festival più importante del mondo. Tuttavia, mentre altri festival fanno notizia per arresti, abuso di sostanze e violenza, Tomorrowland è l'esatto opposto. Online ha una reputazione perfetta, tutto fila liscio, grazie ai controlli altissimi agli ingressi, la sorveglianza estrema e zero tolleranza con i trasgressori. Nessuna droga, nessuna rissa, nessun problema. Almeno questo è quello che sembra trasparire leggendo gli articoli, i claim degli organizzatori, ma anche le entusiaste testimonianze dei suoi partecipanti. E quando qualcosa è così perfetto, la domanda viene da sola. Com'è possibile riunire in un parco 400.000 persone per settimane di divertimento assoluto senza i lati negativi che colpiscono tutti gli altri festival? Beh, perché Tomorrowland non è solo un festival, è una macchina da quasi 250 milioni di euro l'anno che decide cosa si può mostrare e cosa no. Non filmare atti di negatività, non mostrare o promuovere l'uso di tabacco, non registrare nessun contenuto violento, non filmare spazi vuoti nel festival. I fotografi non sono autorizzati a fare le foto quando c'è nuvolo, solo quando c'è il sole. Vi fareste la stessa domanda che ci siamo fatti noi. Cosa stanno cercando di nasconderci? C'è una persona? È una ragazza quest'anno. È overdose. Le cose negative non te le vengono a dire. Succede qualcosa in quei giorni all'apparenza perfetti che l'organizzazione fa di tutto per nascondere sotto al tappeto? Ma come è geniale, cioè, quindi in realtà è... E in che modo i partecipanti al festival sono complici inconsapevoli di questo meccanismo? Quando sono arrivata ho pianto per tipo 10 minuti. Io non ho mai visto situazioni di la gente che sta male, che mi casca per terra. Grazie ad alcune fonti che hanno parlato con noi prima di partire. A me mi hanno fermato due inglesi, mi hanno chiesto se volevo della masticati, mi pippano sulla spalla, li trovi? I nostri dubbi sono diventati dei sospetti. È possibile che dietro le luci, le scenografie, gli after movie in 8K da milioni di views si nasconda molto di più che un semplice festival. In 3 giorni abbiamo introdotto le nostre camere nascoste e siamo entrati in zone chiuse al pubblico, documentando finalmente tutti i segreti di Tomorrowland. Mi hanno detto che mi buttano fuori. Ho trovato un tipo che ha la eccezionale. Come abbiamo fatto a bucare la sicurezza del festival più controllato al mondo? Ci avevano invitato ospiti ufficiali di YouTube dentro a Tomorrowland, invitati, spesati, scortati e con accesso VIP per celebrare il festival che noi volevamo mettere sotto inchiesta. Peccato solo per un piccolo problema. Come cerchi la polvere sotto al tappeto quando ti ha portato lì il venditore di tappeti? Risposta? Serve una copertura. Perché agli occhi del festival, degli sponsor e di tutti gli altri creator, noi eravamo lì con un altro unico ambiziosissimo obiettivo. Perché siamo qui per scoprire qual è il cibo preferito del Tomorrowland. Quella che state per vedere è la storia di come ci siamo finti 2 youtuber idioti ingannando non solo l'organizzazione del festival più grande del mondo, ma anche i suoi sponsor milionari e le sue regole strettissime, con il rischio di rovinare la sua reputazione ed essere banditi per sempre da quel luogo magico. Guarda che stiamo rischiando forte. Tutto questo solo per rivelarvi finalmente cosa succede davvero. Cosa mai sarebbe potuto andare storto? Let's go Tomorrowland. Siamo. Here we come. You have to go outside to go. Yeah. È la mia prima volta ad un evento di YouTube di questo tipo. YouTube Scelgono sempre i migliori hotel, organizzano sempre le attività più interessanti per i loro amati youtuber, perché giustamente vogliono coccolarli, vogliono che loro si sentano felici di far parte di YouTube stessa. Poi noi dobbiamo, come dire, approfittare di questo trattamento per... Cosa intendi con... Se fino a quel momento i nostri sospetti si basavano solo su quello che c'era stato rivelato prima di partire, A me mi hanno fermato due inglesi, mi hanno chiesto se volevo della masticati, che ti sulla spalla, li trovi? È come le sigarette, c'è scritto sopra non fumare, però io fumo e qualcuno magari fuma. finalmente era il momento di scoprire la verità con i nostri occhi. E per farlo, Alessandro aveva ideato uno dei suoi soliti piani. Che è chiaro quello che dobbiamo fare. Mi sembri... Ma non è... Sì.
Ok. Mi sembra che mi sia chiaro. Sì, per passare inosservati avevamo un piano preciso. E come potete immaginare, non mi era chiaro al 100%. Per sbirciare sotto il tappeto del Tomorrowland dovevamo risultare innocui. E cosa c'è di più innocuo di uno YouTuber? Let's go, my friend. Let's go, welcome to Tomorrowland. Hello. Fin da subito è stato chiaro che avevo colto il punto. Yeah, we have to check in. We are here with YouTube. Potevamo fare un pochino quello che volevamo. Can I? Yes, of course. Thank you. Poi? Oh, wow. How much does it cost? It's for free. Ah, nice. Thank you. I love candies. Ha fatto davvero. Quindi ragazzi ce l'abbiamo fatta. Siamo qui pronti per scoprire? I segreti del Tomorrowland. No, bro. Ah no. Ammetto che come sempre non ho ben capito esattamente quale fosse il piano di Alessandro. Cosa si mangia a Tomorrowland? Ah, ma siamo già in quel mood? Sì. Ho detto chiaramente a Jay, noi dobbiamo interpretare in questi giorni lo stereotipo più classico dello YouTuber. Secondo me Alessandro spesso elabora questi piani del tutto esagerati. Il piano è questo. Andiamo in paese a vedere effettivamente com'è questo paese. Tra 8 minuti accendono la luce, raga. E non devo beccarci qua dentro? No, che non devono trovarci qua dentro. Va bene, 500 euro, ma vediamoci dal vivo. Cioè, o il piano non esiste, oppure il piano è estremamente complicato per quello che davvero devi ottenere. Rifai il lancio, non ho capito. Ce l'abbiamo fatta. Siamo qui per scoprire. Il cibo preferito del Tomorrowland. Let's go. Dovevamo essere lo stereotipo dello YouTuber americano. La scusante era che noi eravamo lì per Scoprire qual è il cibo preferito del Tomorrowland. What's Tomorrowland favorite food? Dei classici YouTuber che partecipano a questo tipo di evento senza nessun tipo di curiosità, senza voler indagare, scoprire i segreti più nascosti, ma semplicemente per divertirsi. Un po' come hanno fatto Favigelo o Lacustre, che una settimana prima rispetto a noi avevano partecipato allo stesso video e poi avevano pubblicato un classico vlog senza troppe pretese della loro esperienza, accontentandosi di quella che era la superficie di questo evento. Siamo qui per scoprire. L'obiettivo era un pochino far pensare a tutti che eravamo effettivamente dei deficienti. Wow! Tomorrowland! Here we come! In stanza finalmente inizio con Jay a fare le prove sul personaggio che avremmo dovuto interpretare di fronte agli altri. Because we are here to discover. What's Tomorrowland favorite food? questo personaggio deve essere costruito alla perfezione. Porque somos aquí para descubrir. Comida favorita de Tomorrowland. Abbassiamo al minimo il nostro quoziente intellettivo e iniziamo a urlare allo specchio la catchphrase che avrebbe guidato tutto quello che era il nostro finto contenuto. Parce que nous sommes ici pour découvrir. Comida favorita de Tomorrowland. Era un po' veneto questo. Sì, ma io avevo cambiato lingua, era francese questo. Sono molto perplesso di tutto ciò. Credo che sia una str***ata. Noi dobbiamo fargli chiedere che siamo dei simpatici buontemponi, che non siamo un pericolo. E diciamo che la mia reference qui da regista è stata un po' il Logan Paul che andava nelle foreste a fare i video ai Capito? Ok. Siamo innocui. Eravamo riusciti a convincere i dipendenti dell'hotel che fossimo lì effettivamente per un video a tema cibo, Because we are here to discover. What's Tomorrowland favorite food? ma la parte difficile arrivava in quel momento. Avremmo dovuto convincere chi lavorava per YouTube, Hello. Hello. Hi, nice to meet you. ma soprattutto chi ci avrebbe seguito passo passo per tutti quei giorni. Alessandro. I'm Carol. Jaser. Carol. So you need these for the 3 days of the festival, so do not remove. Ok, and it's waterproof. It will be. Ok. Carol è una bella peperina, ragazzi. Già solo nominare il suo nome mi fa tornare i flashback del Vietnam. Those are your 2 goodie bags. Per come l'ho inquadrata in quei momenti, è abituata a lavorare con i creator, con personaggi pubblici, VIP, anche celebrità. E soprattutto è abituata a dire a queste persone cosa si può fare e cosa non si può fare. We could say yes to you and then. Go. Ok, ok. That's exactly Ok, what so. you're going to do. E il suo ruolo è quello di starci con il fiato sul collo per tutto l'evento. So you come with us tomorrow. I will go with you guys in the 3 days. Oh, perfect. I will a spiritual guide. Per far sì che noi facciamo effettivamente le attività che possiamo e dobbiamo fare, che non usciamo dal percorso che loro hanno tracciato per noi, e poi ovviamente anche per farci avere l'esperienza migliore che possiamo avere al Tomorrowland, che se sei Favigelo o Lacustre è bellissimo perché è una persona che ti aiuta, ma se sei noi che dobbiamo svicolarci e andare a indagare dove loro non vogliono che le camere riprendano, può essere un problema serio. A me comunque è sembrata una ragazza molto socievole, molto alla mano, molto simpatica. Get it Oh, as wait, well. Carol, Keep- do you want the candy? It's on me.
se solo non fosse che poi dopo forse il nostro rapporto si è un po', non voglio dire incrinato, però ha preso delle pieghe molto particolari. Forse abbiamo fatto delle cose che effettivamente potrebbero non essere state viste molto bene. Thank you very much. Carol. Have a nice day. Bye. Bye bye, it was nice to meet you. Per riuscire a fare quello che volevamo, avremmo dovuto prenderci dei rischi decisamente più grandi di quello che pensavamo. Ed è bastato aspettare la mattina dopo per iniziare a rendercene conto. Credo verremo banditi da Tomorrowland. Perché? Tomorrowland ha mandato le linee guida, ci sono i do e i don'ts, ok? I don't ci interessano, cosa hanno messo nei Cosa don't? non fare? Non filmare atti di negatività, non mostrare o promuovere l'uso di o tabacco, non postare contenuti relativi al fumare, non registrare nessun contenuto violento, non filmare spazi vuoti nel festival. Il nostro obiettivo è fare tutte queste cose. Non è l'ultima, gli spazi vuoti. È il momento della verità. Si va in scena, non più di fronte a uno specchio, ma di fronte al nostro pubblico, gli altri youtuber. Ci siamo ragazzi! Yeah, let's go! Nice to meet you! Hi, Alessandro. Entriamo urlando, ovviamente attiriamo l'attenzione di tutti quanti. Ma io penso che siano bastati 3 minuti fuori da quell'ascensore per convincere tutti gli youtuber lì presenti che eravamo dei completi deficienti. Yeah, I'm ready. Ok. Perché siamo qui per scoprire qual è il cibo preferito del Tomorrowland. Because we're here to discover what's Tomorrowland's favorite food. Let's go! Tutti quanti hanno capito che quei due sono gli youtuber che fanno casino. Sembriamo proprio dei Ah, perfetto, nessuno sospetta nulla, cioè voglio dire, siamo innocui. Because we are here to discover. what's Tomorrowland's favorite food. Hi Carol. Yeah, Thank you. I know you love it. Ci stiamo dirigendo con tutta la squadra di YouTube verso il super pulmino che ci porterà dentro al Tomorrowland. Perché siamo qui per scoprire Qual è il cibo preferito del Tomorrowland? Il mio piano va molto meglio del previsto, tant'è che a un certo punto 2 youtuber americani iniziano a filmarci includendoci nel loro vlog. Alright, tell the people back in America, what do they need to know? What's coming? Bella a tutti ragazzi, viva l'Italia! We are here to discover. What's Tomorrowland's favorite food? Let's go! Victory! Siamo già i fenomeni da baraccone della situa. Diventiamo un po' il centro dell'attenzione del gruppo, quasi come se noi fossimo già diventati del content per tutti quanti. E gli piacciamo tantissimi con We love your vibes, guys. Well, we love your vibes, incredible. Voglio fare solo questo nella vita, è molto divertente. Ok, let's go. Sono caduti tutti nella nostra trappola. Li stiamo tutti quanti ingannando. I primi imprevisti però sono arrivati non appena siamo stati lasciati al festival. Siamo appena entrati a Tomorrowland e stiamo andando nel nostro spazio dedicato a YouTube. Perché abbiamo scoperto in quel momento che non eravamo già dentro al Tomorrowland, ma in una zona VIP adiacente al festival con accesso separato e ogni tipo di comfort. Il fatto che dovevamo stare lì per non si sa quanto tempo a socializzare con gli altri non era una cosa positiva per noi. Il nostro obiettivo era entrare nel festival. Continuando con il nostro percorso nel backstage, siamo finalmente arrivati alla nostra meta finale, la YouTube House, dove era previsto che saremmo stati la maggior parte del tempo durante quei 3 giorni. TikTok! Our enemy, guys. YouTube, my only true love. Ed è proprio mentre entravamo che ho capito il motivo per cui YouTube ci aveva portato a Tomorrowland. Quest'anno sono i 20 anni. Proprio lì stava per iniziare la festa di compleanno di YouTube e a quanto pare non potevamo perdercela. Un altro intoppo al nostro piano. Carol, sorry. The party will be here. It's 3:30. 3 p.m. here. 3:30. And is it mandatory? Yes, it's mandatory. E qui iniziamo a scontrarci forse con la vera Carol. 3:30. You are very scary. Ci fa proprio capire il programma è questo, non ci sono possibilità di modificarlo. Per favore ragazzi, attenetevi a quello che vi dirò di fare e tutto andrà liscio. Mandatory. Mandatory. Ok. Scusa Carol per tutto quello che è successo dopo. Non è colpa tua. Thank you Carol. So this is the YouTube house. This will be the home for you this festival. Se già l'esperienza all'interno di Tomorrowland è molto guidata in questo mondo da favola, nella zona VIP questo è moltiplicato per 10. On the festival, you need spending cards. It's a pearl system at Tomorrowland. You exchange money for pearls. We have these spending cards normally when you walk out. Tutto questo ha confermato i nostri sospetti. Anyone knock our code? Thank you. Noi qua carichiamo i soldi e all'interno del Tomorrowland paghiamo con questa tessera. Ovvero che ci sia una
maniacale attenzione alla costruzione dell'immagine di questo festival. Vabbè, dobbiamo stare a questo party? Festeggiamo, appena finisce la festa andiamo. Let's go to the party! Andiamo al party di YouTube. Si festeggiano i 20 anni. Guarda qua. Enjoy. Would you like to? Oh, amazing. È buona festa? Un po' una palla, se posso essere onesto. Non so quanto è carino dire su YouTube, a YouTube, la tua festa di compleanno mi stavo rompendo le palle. Sembra una di quelle tipiche feste in cui stanno tutti fermi ai lati. La nostra idea era, è un party, quindi ci sarà musica, confusione, gli youtuber inizieranno a ballare e noi ci divincoleremo, ma nessuno ballava. Qualcuno deve far partire questa festa. Let's start this party! Happy birthday YouTube! Finalmente la festa è partita, auguri YouTube, la migliore piattaforma sul web, questo lo dico seriamente. Happy birthday to you! È anche un po' emozionante essere lì per festeggiare i 20 anni, noi che ne facciamo parte da 13 di questi 20 anni, quindi comunque è stato un bel momento. Sarà stato anche un bel momento, ma noi avevamo della andare a cercare. Dobbiamo scappare il più velocemente possibile. C'è Carol, che è esattamente lì. E come ho messo la testa fuori, ho beccato Carol che mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha fatto: Abbiamo deciso quindi di aspettare l'attimo perfetto in cui avremmo potuto finalmente dileguarci approfittando di un momento di distrazione. E non è passato molto tempo prima che Carol ci sfilasse davanti diretta verso l'interno della casa. Okay, guys, let's head back in. Volevo fare il refill. E mi sono accorto che Carol era rientrata e in quel momento era distratta. Però è il momento. Usciamo diretti, convinti di quello che stiamo facendo e non ci fermiamo. Nessuno ci blocca, ce l'abbiamo fatta. Siamo scappati via, c'era anche un vetro, quindi qualche youtuber ci ha visto passare davanti correndo sicuramente. Ma pensavo che passassi. Finalmente potevamo smettere di urlare What's Tomorrowland favorite food e iniziare a indagare su quello che ci interessava davvero. Siamo ufficialmente fuori. Posso dire, un po' mi sento in colpa. Buon 20° anniversario YouTube. Grazie Auguri. di questa esperienza. Auguri. Cosa vuole nascondere l'organizzazione del Tomorrowland dietro questa impostazione da favola? Pochissime sono le notizie riguardo a sostanze, violenza o altri accadimenti controversi all'interno del festival. Ma come mai? Perché vengono coperte o perché effettivamente non succede mai nulla di illegale? E se invece qualcuno riesce a introdurre sostanze illegali, come fa ad aggirare i pesanti controlli? Siamo dentro! O meglio, siamo fuori. È il momento di scoprire i misteri, i segreti, le cose più oscene e sconce del Tomorrowland. Noi avevamo i nostri VIP Pass e 3 giorni per tentare di scoprire la verità, ovviamente cercando di non farci cacciare mentre ci provavamo. Ma prima di qualsiasi cosa ci dovevamo scontrare con la realtà. L'idea di andare a questo festival non mi entusiasmava più di tanto. Io il Tomorrowland l'ho sempre visto come se fosse tipo una grande discoteca e a me la discoteca proprio non piace per niente. Appena ho messo piede lì dentro mi sono reso conto che avevo frainteso tutto. Oh, zio! Onesto, non mi aspettavo questo. Ma è fighissimo! C'è la ruota panoramica! Tomorrowland è enorme, una vera e propria città completamente tematizzata, piena di sentieri, ponti, salite. Perdersi è facilissimo. Folle, è pazzesca. Il livello di tematizzazione è davvero notevole. Gigantesche scenografie meccaniche e costruzioni fiabesche arricchiscono i 16 palchi che costellano il festival. Il main stage, il palco principale, il punto di riferimento e lungo il resto del percorso il Freedom Stage, l'Atmosphere, il Crystal Garden, il Rose Garden, solo per citarne alcuni. Avevamo parlato nei giorni precedenti con persone che c'erano state e io le avevo prese poco sul serio quando mi avevano detto è come entrare in un'altra dimensione, vedrai, ti darà delle sensazioni mai provate. Ma che cos'è sta stanza? Ma che trip! Che viaggio! Devo dire che invece nel momento in cui tu entri dici non sono più sulla terra, non sono più nel mondo in cui ero prima, sono entrato in qualcosa di nuovo. Qua si spinge! Ma quanto picchia qua dentro! Senti come spinge! Ero pentito di aver scelto di fare questa indagine e di non fare come tutti gli altri youtuber e godersi l'esperienza. È incredibile perché ti fa proprio venire voglia di ballare. Cioè c'è questo mood, questa vibe, come direbbero i nostri amici youtuber americani. It's a vibe, incredible vibe. We're Coachella, it's not like that, my friend. Ed è vero, fucking true. Guardate quando sono grandi le persone, guardate immensità. Ovunque, cioè, non so come dire, man mano che andavi avanti era sempre tutto più spettacolare e sentivi proprio questo clima
clima di festa incredibile. Abbiamo fatto una veloce esplorazione, ma non possiamo dilungarci troppo perché noi dobbiamo incontrare... Martina mi ha detto che sono al Freedom. Sì, in quell'avventura non saremmo stati da soli, o almeno per la prima parte. Data la grandezza del posto, avevamo bisogno di qualcuno che ci spiegasse bene il funzionamento del festival e delle sue dinamiche. E quella persona era Martina, una ragazza che si trovava già dentro al festival e con cui avevamo organizzato una chiamata il giorno prima. Ciao. Ciao! Ciao, piacere. Dopo la chiamata con Martina ho proprio pensato che avevamo fatto jackpot. Tu quanti anni hai? 22. Giovanissima, già appassionata di Tomorrowland, ma non ancora, non vorrei usare un termine forte, mi viene invasata. Non era ancora una veterana, ecco. Avete montato la tenda. Com'è andata finora? Raccontaci un attimo la situazione. C'è gente che sta ancora arrivando a montare le tende, per esempio. Non è il tuo primo Tomorrowland. No, è il mio secondo primo in campeggio. Non era assuefatta dal Tomorrowland, non era il 10° Tomorrowland, come altre persone con cui avevamo parlato che ce lo vendevano come quasi fosse un loro prodotto. E il primo com'è andato? Il mio primo Tomorrowland è stato bellissimo. Ho pianto dall'inizio alla fine, dalla gioia. Dobbiamo prepararci a piangere, quindi. Lei era perfetta per essere il nostro Virgilio. Il problema era che il nostro contatto era già dentro al festival e noi dovevamo orientarci da soli per raggiungerlo. Per fortuna, appena atterrati in Belgio, avevamo attivato Saily. Per chi non lo sapesse, Saily è un'app per eSIM che vi permette di attivare un piano dati mobile digitale in oltre 200 destinazioni nel mondo. E tramite il link in descrizione, voi lo potrete fare con il 15% di sconto. Vi basterà scegliere il paese o la regione di destinazione, acquistare un piano dati e installare la eSIM direttamente dallo smartphone in pochi minuti. Una volta arrivati, la connessione si attiva automaticamente, consentendo di navigare, utilizzare mappe, social network, servizi di messaggistica e app di viaggi senza dover dipendere da wifi pubblico o affrontare costi elevati di roaming internazionale. Se state organizzando un viaggio e volete arrivare già connessi senza impazzire tra sim locali, date un'occhiata a Saily e mi raccomando, con il link che trovate in descrizione avrete il 15% di sconto, oppure potete direttamente inserire il codice THESHOW prima di completare l'ordine sull'app o sul sito. E così, dopo aver girovagato per qualche minuto, l'abbiamo finalmente raggiunta. In base al video che ci ha mandato, Martina dovrebbe essere qua. Trovata! Piacere! Martina a me sembra la classica persona che potresti trovare a un festival musicale. Una ganza pazzesca, è lì col suo ragazzo che ha fatto più Tomorrowland di lei, la sorella del suo ragazzo e un po' di amici. Come va? Bene? Mi danno comunque l'idea di essere delle persone super prese bene dalla situazione, forse anche un po' troppo. Vedi proprio in lei l'entusiasmo di raccontarci un qualcosa che ha avuto e ha un ruolo importante nella sua vita. I DJ suonano in tanti festival, in tante occasioni, ma sembra che qua sia diverso. Allora, qui è diverso proprio il contesto in cui ti trovi, le persone, il mood e non il fatto di andare a ballare per dire vado con quella, ci provo con tizio, mi sfascio a Martina ci racconta il Tomorrowland come se fosse un qualcosa di mistico, di spirituale. Hai un obiettivo, vivere di musica e basta. Ed è proprio bello sentirla parlare di qualcosa che le piace, che l'ha fatta stare bene, a cui tiene. Vi state casando, ragazzi? Un po' sì. Mi ha fatto un pochettino strano perché non era quello che pensavo. Non riusciamo a scalfire quel velo di perfezione. Io da quando sono venuta qua ho completamente smesso di andare a ballare nelle discoteche di commerciali. Non riesci più? No. Anche Martina sembra, non dico nascondere qualcosa, perché lei è sincera in quello che dice, cioè sembra che dal suo punto di vista non esiste nulla di nascosto all'interno del Tomorrowland. E la cosa che più mi ha colpito dei discorsi con Martina è il discorso sul closing set. Ma cos'ha di così speciale? Perché le persone che me ne hanno parlato quasi come una cosa dell'anima, cioè un rituale conclusivo, Perché proprio alla fine quando smette di suonare il DJ c'è la voce di Tomorrowland che ti dice ok, siamo a fine, Tomorrowland è live tomorrow, love today, unique forever. Quasi un momento rivelatorio, mistico. Per nessun motivo al mondo potete perdervi la voce, perché ragazzi la voce vi cambierà la vita. Cioè io me la sogno la notte per farti capire. Addirittura? Sì. Certo è che è molto strano. Nel senso che da quello che dice Martina e che viene confermato dalle persone che sono lì con lei, inizio a sospettare che ci sia come una sorta di suggestione collettiva. Pensano che ci sia qualcosa di più grande, di wow, ma che può esserci
cioè della musica, salutano e finisce. E soprattutto, a domanda diretta, Stasera un po' di sostanze girano. Quadrupli della roba. Però non la vedi. sembra che non succeda quello che succede di fatto in tutti gli altri festival del mondo. Io non ho mai visto situazioni di la gente che sta male, che mi casca per terra. Ho anche pensato che magari Martina fosse un po' inibita dal fatto di essere ripresa e magari non volesse sbilanciarsi su determinati temi, ma anche quando poi abbiamo spento le camere, quando si parlava di sostanze, la sua risposta rimaneva la stessa. È vero, non ho grande esperienza nei festival, ma ho parlato con tantissime persone che frequentano questo tipo di ambienti e tutte queste persone mi hanno sempre detto: dove c'è la musica ci sono le sostanze. Portateci a vivere davvero questo Tomorrowland. Per cercare di capire davvero il senso del Tomorrowland e scoprire quanto le cose che ci venivano raccontate fossero reali o invece frutto di questo meccanismo di suggestione collettiva, dovevamo riuscire a vivere quell'esperienza senza pregiudizi. Cosa difficile, soprattutto per me che, come avrete capito, non sono molto fan della musica elettronica. Decidiamo di andare a ballare. Scegliamo come stage l'Atmosphere. Sei pronto? Che quindi è questo tendone un po' psichedelico con musica un po' più spinta. Sono un po' rigido, un po' impacciato, però non lo so, credo che sia un buon momento per provare a lasciarsi andare. Questo genere è molto hardcore per me. Sì. Spiegami come entrare nel mood. Stacca la testa, chiudi gli occhi, ascolta il ritmo e muoviti. Lascia tutto. Tutto molle. Quello forse è stato il mio primo approccio effettivo al festival. Cerco di mettere da parte tutti i miei preconcetti, tutti i miei pregiudizi e provare a viverlo per davvero. Ed è proprio in questa situazione che è successa la cosa che meno potevamo aspettarci in quel momento. A un certo punto succede una cosa incredibile. Si avvicinano a noi due ragazzi. What? Sì. I don't have. You know where we can take it? I don't know. Ok. Eravamo stati scambiati per degli spacciatori. Mi ha chiesto se vendevo Cioè forse questo fa davvero pensare che non ci siano, perché se tu sei ridotto a chiederla a noi vuol dire che non le hai trovate finora, e con tutto il bene che, cioè non è che io e Jason sembriamo, vabbè, lo prendo quasi come un complimento, ci hanno preso per due raver accaniti, ci sta, no, non ce l'avevamo. Chissà perché pensava che potessimo vendere. Chissà come mai che siamo vestiti così. Forse è il mio modo di ballare, che forse da fuori uno pensa quello sicuramente si è calato qualcosa, è troppo strano. Ma ragazzi, che non serve! Inizio a temere di aver fatto un grosso buco nell'acqua. O in realtà davvero non c'è nulla che il Tomorrowland nasconde, o forse non stiamo indagando abbastanza bene. Per fortuna non ci siamo fermati, ragazzi. Per fortuna siamo testardi. Ma per farvi capire come e dove siamo arrivati e soprattutto quello che abbiamo trovato, è giusto mostrarvi tutta la nostra indagine in ordine, anche se in quel momento sembrava che non ci stesse portando da nessuna parte. E il primo passo è stato quello delle interviste. Non sono rimasto troppo soddisfatto di ciò che ci ha raccontato Martina. Volevamo degli altri pareri e non è stato difficile ottenerle, perché era pieno di italiani e tutte queste persone riconoscevano me e riconoscevano Jason. Sono i The Show. Stanno su. Ma sai soprattutto che mi sta su Jason. E quindi noi ogni volta ne approfittavamo per fargli delle domande. Cos'è per te Tomorrowland? Tomorrowland per me è unione, è conoscere persone. Io alcuni di questi elementi li ho conosciuti qua il mio primo anno. Siamo amici ora nella vita vera. Distinguevamo l'esperienza di una persona in base ai braccialetti che aveva, perché un'usanza è che tu ad ogni Tomorrowland indossi tutti i braccialetti dei Tomorrowland precedenti. Questi braccialetti si portano con orgoglio, c'è proprio tutto un linguaggio, tutta anche una mitologia interna al Tomorrowland e a chi partecipa. Cosa ti ha spinto a tornare ogni volta? È l'atmosfera, la gente, la musica. Lui, mio ragazzo, ci siamo conosciuti qua. Quando sono venuta qui la prima volta nel 2022 post-Covid, si respirava un'aria indescrivibile. Con qualsiasi persona che scontravi era un abbraccio, ehi, da dove vieni, come stai? Avevamo proprio bisogno di abbracciarci. Una sorta di utopia, dove tutti quanti sono gentili, allegri, sociali, felici, nessuno si insulta, nessuno si arrabbia. Se vai a sbattere contro qualcuno, anziché insultarti, finisce che vi abbracciate e ballate insieme. C'è una roba che dici, ma com'è possibile? Ma tutti pensano, Tomorrowland, vai lì, ti spacchi di musica. E se vieni qui, conosci nuova gente, nuove culture. Il Tomorrowland è meglio. Persone di paesi in conflitto tra loro, qui che si volevano bene e ballavano insieme. La nostra bandiera è del Tomorrowland.
Le risposte che ci davano erano sospettosamente simili. Il Tomorrowland non è come il mondo là fuori. La cosa più bella che hai vissuto? Quando ho visto il meme 2022, quando sono arrivata ho pianto per tipo 10 minuti, è stata un'esperienza troppo forte. Poi mi guardavo intorno, tutti piangevano, ci abbracciavamo, era bello. Anche questo giro sembra quasi esserci questa allucinazione collettiva, cioè tutti quanti vedono questo posto come magico, come fuori dal mondo. Quando ti guardi intorno, tutti sono fissati lì a ballare liberamente, nessuno ti giudica, puoi essere te stesso al 100%. Se dapprima questo tipo di testimonianze mi colpivano e pensavo che bello, il fatto che poi fossero tutte uguali mi iniziava a far pensare che attorno a questo evento si fosse costruita nel tempo una mitologia che si autoavverava continuamente. Mi sembrava quasi una setta. Una setta che non stava facendo male a nessuno, assolutamente, non c'è un giudizio negativo in quello che sto dicendo. Sai quando parli con qualcuno e dici ma è un po' invasato. Io non riuscivo a vedere quello che vedevano loro. Era troppo strana come situazione. Eppure, contro ogni aspettativa, le nostre certezze stavano per essere scardinate. Ora dopo ora, dentro il festival, venivamo avvolti da questa atmosfera di magia che era difficile ignorare. Per questo abbiamo deciso di andare tutti insieme al main stage. Ricordiamo che quell'anno il main stage era bruciato, era quasi diventato un po' un simbolo di resilienza. Vedere la struttura bruciata e non il palco, il cuore è iniziato a battere tipo a 2000, mi sono venuti tutti i brividi nel corpo. Il main stage effettivamente ha un impatto potentissimo. Mentre siamo lì, sentiamo per la prima volta questa fantomatica voce. Thank you, dear people of Tomorrowland, for joining us in the writing of this new chapter. Effettivamente, ancora una volta, devo dare ragione a quello che ci avevano raccontato le persone. It is truly unforgettable that you have joined us on our quest. In quel momento, non so per quale motivo, mi veniva quasi un pochettino da commuovermi. And spread love, joy and friendship into your world. Io credo che effettivamente in quel punto c'era un'energia particolare. Guarda che figata! Guarda come sono carichi loro! Mi scoccia ammetterlo, mi dà fastidio. Non credevo che sarei stato vittima di questa suggestione, però è successo, cioè le immagini parlano, non posso mentire. Io qualcosa ho sentito. Vai, arriva! Ho iniziato a percepire, diciamo, una sensazione che ho percepito poche altre volte nella mia vita. Una volta in India, all'interno di un tempio induista, o in Marocco, per la fine del Ramadan alla moschea San Secondo, un inizio di questa sensazione. Non ancora così forte come nelle altre due volte, forse perché non era ancora pieno. Sei brividi? Sì, cazzo, è vero! Cosa? C'ho i brividi! Se n'è accorto lui! È figo, Si sente una forte energia. Viene da piangere. Jay si è commosso effettivamente, non me lo aspettavo minimamente, però è stato bello, cioè sono stato felice per lui perché comunque era una commozione sincera. Non voglio togliere le chiavi. Vai! Non lo so, sai che percepisco l'energia. Non mi è venuto da dirgli ma che piangi, perché stai piangendo? Lo capivo, sentivo che questo luogo aveva una forte potenzialità emotiva, mettiamola così. Senti che c'è un'energia, la cassa così forte che senti vibrazioni, così tanta gente in un contesto del genere, l'energia c'è, è inevitabile. Mi fa strano perché cose simili di più le sento quando entro in un parco a tema Disney, perché lì vengo pervaso anche da emozioni di ricordi, però l'ambiente circostante è in un certo senso molto simile. A me quella cosa crea questa emozione. Abbiamo salutato Martina e abbiamo iniziato a esplorare il Tomorrowland da soli. Andiamo a vedere il Crystal Garden. Abbiamo esplorato in lungo e largo tutto il festival, siamo stati a tutti quanti gli stage, eppure nulla di strano. Non vediamo nessuna situazione che sembri sospetta, nessuno ci offre delle sostanze, quindi un pochino iniziamo a pensare che la nostra indagine sia finita e che sia finita male, cioè non male nel senso meglio così, però comunque ci rimaniamo un pochino male. Rassegnati, decidiamo di andare al library, che è il secondo palco più grande, e come spesso capita, proprio quando le cose sembrano andare peggio, succede qualcosa che ribalta completamente la situazione.
sentiamo un suono che però non è un suono soave, non è un suono poetico, ma è un suono gutturale, sembra quasi un richiamo primordiale. Scopriamo essere dei nostri iscritti, che sono estremamente presi bene dal vederci lì. Scoprire i segreti del Tomorrowland. A un certo punto i miei occhi incrociano gli occhi di uno di questi ragazzi ed è lì che capisco, che sorrido, perché vedo che le sue pupille sono quanto di più dilatato io abbia mai visto nella mia stessa vita e che la sua mascella non si muove come dovrebbe muoversi una mascella. Ed è allora che penso, il Tomorrowland ci ha nascosto qualcosa, ma non è riuscito a nasconderlo a quel ragazzo, perché quel ragazzo quel qualcosa se l'è più tutto. Il drink o lo step? A quel punto scopro l'esistenza di Dreamville. Cosa hai detto che si fa in Dreamville? No, veramente nemmeno fino alle 3 delle 4. Sono praticamente i dormitori decorati con le tende dove le persone stanno a dormire per poi andare al festival. Tu i tornelli e tu fai così, vedono se tu hai primi. Ma noi non possiamo dormire. Allora che ne sanno quando sei uscito? Che c***o frega? Dreamville è tutto un mondo a parte. Invece dove si riferisce lo sballo? Ah, sempre Dreamville. Ma ti sei anche al mio male. Ed è il mondo perfetto per la nostra indagine. Cosa c'è in giro? Io la Ok? Hai lei da com'è che li avete portati dentro? io non li ho portati. Ma li hai presi da dentro? Ho trovato un tipo che ha la eccezionale. Perché a noi qui hanno detto tutti no, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Infatti non c'è niente. Come infatti, hai appena detto che c'è. La non si troverà all'interno del festival dove è pieno di controlli, di polizia, ci sono anche i cani antidroga. Si troverà fuori dal festival. È venuto in tenda, se tu hai l'occhio. Che tenda, cioè. In Dreamville si trova. In un posto quindi un po' più lontano da occhi indiscreti, anche per il festival stesso, che quindi vuole mantenere questa sua idea di perfezione, tutto pulito, tutto ordinato. Ha senso che le cose sporche avvengano in un'area un po' fuori. Oh, che se veniamo che fai vedere dov'è? Se tu sai qual è la tenda, che lei indica andiamo noi. Devo fare un chiarimento perché è brutto da dire, ma in un certo senso io ero felice di aver visto quei ragazzi tutti fatti, perché il comportamento di questi ragazzi è un comportamento pericoloso. Ora noi non siamo qui per menarvela sul fatto che le sostanze stupefacenti facciano male, sul fatto che ci si possa divertire senza, questa è una cosa fondamentale, ma non siamo qui per fare la morale a nessuno, né per giudicare loro che hanno deciso da adulti di rischiare la vita e divertirsi in quel modo, né per rompere le scatole a voi su questo. Ero contento da parte mia perché avevo visto finalmente la possibilità di raccontare una parte di quel mondo che non era mai stata raccontata. Ma se domani veniamo a trovarvi in Dreamville, ti troviamo? Loro stavano facendo quel tipo di esperienza e non avevano problemi che noi la raccontassimo, ovviamente rendendoli anonimi. Lasciamo la morale fuori e addentriamoci per scoprire come funziona questo mondo, per capirlo e non per giudicarlo. Io ci avevo quasi creduto. Ma cosa? Che non girassero sostanze qua dentro. Ma direi che dopo l'incontro con questi nostri iscritti abbiamo conferma che qualcosa in realtà gira. È ovvio che non bisogna, però dopo che ce lo siamo detti andiamo a comprare e vedere quanta ne vendono e come la vendono. Trovare, non comprare, che è un reato. Trovare delle sostanze illegali in vendita. Abbiamo capito una grande verità: Dreamville è il luogo in cui dovremo continuare la nostra indagine. Vabbè, andiamo a Dreamville. Andiamo a Dreamville, ragazzi. C'era solo un piccolissimo problema. A Dreamville non potevamo né entrare né soprattutto fermarci a dormire. Dreamville. Da lì ci sono altri controlli forse. Allora cosa facciamo? Spero ci facciano entrare qua perché... Vai. Ma torniamo al giorno prima, perché eravamo distratti da un'altra preoccupazione. Quanto erano affidabili le informazioni che ci avevano dato quei ragazzi? Potevamo costruire un'indagine unicamente su quello che ci avevano detto? Forse avevamo bisogno di qualcosa di più. Ciao. Ciao, piacere. Alessandro. Siamo riusciti ad entrare in contatto con una persona che rimarrà anonima, che è molto dentro questo giro dei festival e ha potuto raccontarci come funziona. Ci hanno detto che tu hai delle informazioni interessanti per noi. Perché ne sai un po'?
Perché c'ho molti allacci con questa roba. Ok. Perché diciamo che già prima di venire tutte le persone con cui abbiamo parlato ci hanno detto che no, il Tomorrowland non ci sono sostanze, non c'è nulla. Però adesso abbiamo trovato invece degli altri ragazzi italiani che erano la dimostrazione vivente che qualcosa c'è. Tu cosa puoi dirci insomma su sta cosa? Che dentro c'è. Cosa si può trovare? Ma di tutto. Motori, un casino. Si trovano pasticche anche davvero, quelle troppe. Sono la cosa principale qui. Però com'è che sa? Cioè, allora, ci stai dicendo una cosa a metà forse? Come faccio a sapere? Sì. Che c'è dentro? Sì. Praticamente io qui lavoravo in un negozio, però sotto al negozio spaccio. In pratica il negozio è un'apertura. Il nostro contatto ci chiarisce il dubbio principale che c'era sorto, ovvero visto l'enorme dispiegamento di forze di polizia, cinofile anche soprattutto, come era stato possibile introdurre queste sostanze in primo luogo? Voi stesso ogni anno va al Tomorrowland 5-6 mesi prima. Ok. E seppellisce capisci? Così poi loro fanno lo stage, il tempo passa, tu entri, scavi e la prendi. Ma come? È geniale. Cioè, quindi in realtà è già dentro. Sì, è geniale. Di loro non la portano dentro perché è già dentro. pensavo questa peste. Non me lo aspettavo, penso che sia a tratti geniale. Lo fanno specialmente nelle aree camping. Ah, quindi nel Dreamville lo fanno. Greenville, sì. Fanno tante fosse piccoline. Ma qui perché è più difficile? Perché c'è più controllo? Sì, è tanto controllo, comunque si rischia. Sì. Va bene. Beh, grazie intanto. A voi. Buona serata. Dai, è stato un piacere. Un abbraccio. Ciao. Ma allora, Cosa è appena successo, Jay? Finisce la telefonata e a quel punto noi sapevamo che, costi quel che costi, il giorno dopo avremmo dovuto per forza di cose trovare un modo per entrare a Dreamville e portare così a termine la nostra indagine. E non solo, riuscire a rimanere a Dreamville a dormire. Non si sa dove, sapevamo però che Jaser sarebbe andato in giro per tutta Dreamville a cercare della guarda che stavo rischiando forte. Quella telefonata era stato l'ultimo tassello di un domino che ormai ci sembrava inarrestabile. L'immagine perfetta e patinata di un luogo ideale che c'era stata venduta sembrava sempre più lontana dalla realtà. E quando abbiamo riascoltato il materiale girato quel giorno, i nostri sospetti non hanno fatto che aumentare. Una cosa, c'è una parte che dovete tagliare. La tagli, è proprio 2 secondi, non mi stavate nemmeno riprendendo. Ok, se non ti stavamo riprendendo è tagliata. No, per il... L'audio? Il microfono di Martina aveva continuato a registrare anche a camere spente, rivelando che persino lei, a quanto pare, ci aveva nascosto qualcosa sul festival. Diglielo di tagliare la parte. Sì, ricontinua. Sto continuando a registrare. No. Sì. Se i video non vanno. Il microfono è acceso da qui, gliel'ho detto. Se non attivano i video ai telefoni. Vabbè, comunque, se ti dici, se il video qualcosa di tagliato perché c'è sto ragazzo. Sì, gliel'ho già detto. Testa di te l'ho detto, era acceso. Avete detto cose compromettenti. Qual era il segreto che Martina non voleva venisse rivelato? E perché non aveva voluto parlarcene a telecamere accese? Forse perché metteva il suo amato festival in cattiva luce? È legale, non è legale. E non solo, perché stavamo per ottenere delle rivelazioni concrete a telecamere nascoste da uno degli organizzatori in persona. How is it possible? It's impossible. There is. I expected more people using it. Yeah. Only a lot of them. Yeah? Dovevamo spostarci, lontano dagli influencer, I don't want to do it, but I can help you guys find. lontano dagli sponsor, You know where to find some bikini bogey. lontano da quei creator che, come noi, erano stati invitati per mostrare la faccia pulita del festival. Where are you from? Mexico? Greece. Greece? America? America? US? Scotland. Italy? Yes, best country of the world. Dovevamo spostarci a Dreamville. Eccoli i controlli, Dreamville. E per farlo avremmo dovuto diventare degli infiltrati e rischiare sulla nostra pelle di essere banditi dal festival. Quello che succede al Tomorrowland resta al Tomorrowland. Ma scusa, quindi se ti do una microcamera... Mi servirebbe la I need... Cosa? I need... Ho visto che cadeva l'occhio su qualcosa nel bersaglio. È arrivato l'altro che si è messo dietro come se volessero accerchiarci.
Volete vedere subito tutte le cose assurde che sono successe? Volete scoprire adesso la verità sul Tomorrowland, vero? E allora fatelo, perché il secondo episodio è già disponibile per gli abbonati a Desho Plus. Abbonati subito e scopri cosa è successo. Basta cliccare sul link in descrizione o nel primo commento. Questo è anche il nostro primo video interamente doppiato in più lingue. Quindi per i nostri amici che ci guardano dall'estero e che non ci conoscono, vi dico prima di tutto ciao, hello, e poi che Desho Plus è la parte del nostro canale in abbonamento che da ben 5 anni dà accesso alle nostre serie esclusive, ai video troppo espliciti per YouTube e a tutti i video in anteprima e senza pubblicità. Per il momento la serie sul Tomorrowland sarà l'unica che troverete doppiata in altre lingue una volta abbonati. Però se volete guardare tutti i nostri format a camera nascosta, ovvero le docuserie e i prank, scriveteci nei commenti il vostro paese e noi piano piano doppieremo tutto quanto. Invece, iscritti e abbonati italiani, voglio vedere tutti i vostri commenti in inglese in cui spiegate quanto sono belli i contenuti su The Show e su Desho Plus e soprattutto perché dovrebbero guardarli persone da tutto il mondo. Per chi non può abbonarsi, don't you worry, lasciate un like perché a 30.000 like rilasceremo il secondo episodio per tutti. Però per te che stai guardando ora, non aspettare, dai, abbonati subito. Ciao.